Nel mondo dell'open source spesso è solo un fatto di tempo, infatti prima o poi arriverà qualcuno che riuscirà a ottimizzare e abbassare i requisiti per generare sui nostri computer. Quella persona a questo giro è una persona che conosciamo bene, grazie al quale anche avendo schede da 6 GB di VRAM potrete partire da immagini tipo queste per arrivare a dei video di questa qualità. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Lo sviluppatore di cui parleremo oggi sicuramente lo conoscete alla grande, perché è lo stesso dietro a Focus, Forge, ControlNet, ICLight e tantissime altre cose incredibili. E sto parlando di Liasviel, che a questo giro ha rilasciato FramePack. Questo modello e questa generazione ottimizzata si basa su un Yuan Video. In sostanza ha praticamente preso quel modello e cercato di ottimizzarlo per riuscire a creare una generazione di video capace di scalare addirittura fino a 6 GB di VRAM. Avete capito bene. Le tempistiche di generazione purtroppo non sono molto veloci perché le richieste sono basse, ma comunque ci vuole un po' di tempo. Ma questo sistema vi permetterà anche di generare fino a 1 minuto di video, avendo dei risultati utili e coerenti con l'immagine data all'inizio. È una generazione che riesce veramente bene a capire come fare i frame successivi. Non va a stravolgere l'immagine, ma riesce a mantenere la coerenza soprattutto con i personaggi dati all'inizio. È veramente ottima se dovete fare tipo dei balletti o qualcosa di questo tipo, perché se avete un'immagine con un personaggio, un uomo, una donna o qualsiasi altra cosa e gli dite di ballare o di fare qualcosa di simile, verrà veramente bene e vi assicuro che rimarrete stupiti del risultato, anche per via del fatto che spesso le mani e i testi vengono preservati in maniera incredibile. In questa guida vedremo sia come utilizzarlo tramite l'interfaccia Gradio creata proprio da Liasviel e sia come utilizzarlo su ComfyUI con i nodi di KJ. Perciò andiamo subito a vedere la prima parte con l'interfaccia Gradio di Liasviel e il suo modello FramePack. Partiamo dalla pagina ufficiale di GitHub di FramePack, creato da Liasviel, il famoso creatore anche di Forge, di Focus, ControlNet, ICLight, un sacco di cose che sono rimaste nella storia di queste generazioni AI. E tra l'altro adesso vedevo che c'è scritto anche, credo il suo nome, Liuming Zheng. Ma andiamo veloci perché ci sono tantissime cose. La parte iniziale dove spiega un po' tutto è quello che vi ho fatto vedere a inizio video, ma se voi cliccate qui vi porta appunto a una pagina dove lo dice in modo un pochettino più avanzato con spiegazioni, grafici ed esempi. Tra l'altro vedete un paper pubblicato tramite la Stanford University in collaborazione anche con Manesh Agrawala, probabilmente un suo compagno di studi. Allora, torniamo su GitHub. Questa piccola nota interessante perché specifica che non c'è nient'altro di ufficiale se non questa pagina di GitHub. Attenzione quindi a tutti questi eventuali link, indirizzi che portano a FramePack perché non sono ufficiali ma sono stati creati parallelamente da altri. Requisiti: essenzialmente una GPU con 6 GB come minimo e per poter sfruttare i BF16 una RTX che sia sopra alla serie 30 perché la serie 20 o addirittura la GTX 10 non supportano il BF16. Ma vediamo subito come installarlo. Allora scendiamo qui e clicchiamo questo link. Vi scaricherà uno zip da circa 1,6 GB. Vediamo come si compone questo zip. Andiamo direttamente sul desktop e vi avrà scaricato questo file, appunto dal peso di circa 1,6 GB, 1,7 GB anzi. Se lo apriamo, io ho preferito aprirlo con 7zip per un semplice motivo. Vedete qua la dimensione effettiva vi segna circa 6 GB una volta scompattato. Ci metterà veramente tanto tempo a scompattarvelo perché non è solo un fatto di peso, ma è un fatto che ha dentro tantissimi piccoli file e come sapete queste web UI sono composte da un'enormità di piccoli file di Python o librerie o tutto quello che è annesso e non è tanto la dimensione ma quanto dover scompattare ogni singolo piccolo file. Perciò decidete se scompattarlo sul desktop e utilizzarlo da qui o portarlo già direttamente dove vi serve. Considerate che questo zip non contiene tutto quello che gli servirà per
per generare poi video. Infatti, come specifica anche sulla pagina, quando verrà lanciato scaricherà automaticamente circa 30 giga da Hugging Face. La cartella in sé in totale peserà un po' di più, poi vi farò vedere. Ma una volta scompattato abbiamo la nostra cartella Frame Pack. Qui siete ancora in tempo per spostarla perché vedete pesa circa 6 giga. Ci mette comunque un pochettino a spostarla sempre per il discorso dei tanti file dentro, ma non ha ancora scaricato tutta la parte pesante dei modelli. Una volta che siete proprio sicuri di usarla in un determinato punto, e vi consiglio tantissimo di metterla prima di tutto su un SSD, non utilizzate i dischi meccanici per queste cose perché sono troppo lenti, ma se potete preferite addirittura gli M2 perché così il passaggio da modello a scheda video o RAM è enormemente più veloce, e quello è uno dei passaggi più lenti se avete un hard disk o un SSD lenti. A questo punto, come dice nel repository, se torniamo qui, dobbiamo fare update perché deve assolutamente prima aggiornare la web UI e scaricare quello che gli serve, e poi fare run bat. Perciò torniamo sulla nostra cartella, facciamo update e vi farà questo controllo. Se avete già usato Forge o Automatic 1111 vi ricorderete questa interfaccia. Lui fa un controllo con la repository, guarda cosa c'è di aggiunto, cosa c'è di tolto e lo allinea con la vostra cartella. Vi consiglio di farlo ogni volta che aprite la web UI di FramePack, così siete sicuri di che state usando proprio l'ultima versione. A questo punto potete fare in run bat. Quando fate partire questo, la prima volta parte a scaricare tutti i file che gli servono, fa un controllo generale con la cartella che avete, guarda cosa manca e lo allinea con quello che dovrebbe essere. Io questo passaggio l'ho già fatto, perciò vi faccio vedere cosa scarica e quanto occupa. Questa è la mia cartella di FramePack e in totale pesa circa 46 giga. Calcolate, se avete una connessione che va un po' lenta, quanto tempo dovrete lasciarlo lì. Cos'è che pesa tanto? Se voi entrate in web UI, questa cartella qui contiene tutti i modelli e guardandola è quella che pesa di più, sono circa 40 giga più i 6 iniziali, siamo intorno a quella cifra lì. Purtroppo non potete usare i modelli già usati da ComfyUI perché li scarica in un modo suo, vedete come sono su Hugging Face su certi repository. Invece su ComfyUI usiamo il modello unico che include già tutto, che non è diviso in varie parti, e dovete lasciarlo scaricare. So che è una cosa un po' lunga e fastidiosa. Vi fate anche un'idea di cosa usa, sia un UAM Video, addirittura Flux Redux e FramePack, che comunque si basa su un UAM Video. Una volta che ha scaricato tutto può essere avviato, ma in realtà si lancia da solo perché questo run poi avvia la web UI, ma adesso lo faccio io. Quando lo avviate nuovamente lasciategli un po' di tempo perché rimarrà un po' così, sembra che non sta facendo niente, ma non preoccupatevi, dopo un po' parte e apre tutto quanto. Lanciata la web UI vi troverete davanti questa interfaccia che, essendo basata su Gradio, vedete qua sotto, ricorda sempre un po' Forge, Automatic 1111, ma in realtà sono tutte uguali perché appunto sono basate su Gradio. È incredibilmente semplice. Qua a sinistra caricate l'immagine, per esempio quella della copertina che ho usato io. Non preoccupatevi della sua dimensione perché poi andrà a cropparla e a fare la risoluzione che piace a lui, poi vediamo in dettaglio qual è. Qua sotto come prompt lui vi consiglia 2 prompt per farvi capire come usarlo. Io quello che vi consiglio dalle prove che ho fatto è fatelo estremamente semplice e ditegli solo cosa andrà a fare il personaggio, senza niente di particolare. Per farvi un esempio proprio semplificato, una cosa così già avete un ottimo risultato. Non andate a dirgli cos'è lo sfondo, com'è vestita, cosa sta facendo, e soprattutto spesso fa molto bene se gli chiedete di far ballare il personaggio, perché se il vostro fine è far ballare una ragazza, un ragazzo, un personaggio, qualsiasi cosa, lo fa benissimo. Lo sfondo rimane quasi fermo perché alle volte si muove un pochettino, ma la persona davanti balla assolutamente bene. A seguire abbiamo lo Start Generation e l'End Generation, e come potete intuire sono proprio per far partire e fermare la generazione. Usando questa interfaccia voi potete anche bloccarla a un certo punto senza che abbia finito tutto, perché il video viene composto da più video e alla fine vi dà il risultato completo. Se voi lo fermate prima potreste fermarvi a un certo punto della generazione e poter già usare quei video che ha generato. Se scendete qua sotto abbiamo tutte le impostazioni. Prima di tutte il T-Cache, che serve per migliorare la tempistica di elaborazione. Se lo togliete dovrebbe migliorare la qualità, ma le tempistiche aumentano sensibilmente. Dai test che ho fatto io non ho visto questo
incredibile aumento di qualità togliendo il T-Cache, ma ho notato un aumento sensibile della tempistica di generazione. Vi consiglio di tenerlo comunque attivato. Il seed è legato alla generazione che fate, se per caso volete rifarla o volete variare potete cambiare questo numero. A seguire abbiamo la lunghezza del video, di base settato su 5, e vi dico che già con 5 non è poco il tempo che vi chiede per generare. Parlare di video da 60 secondi significa lasciarlo lì veramente tanto, secondo me. Pensate anche a una cosa, ha veramente senso fare un video da 60 secondi di un'unica ripresa sulla quale non avete controllo? Mi sembra abbastanza inutile fare un video così lungo, se considerate che quasi tutti i video sono fatti da più scene di pochi secondi. Forse conviene più fare tanti piccoli video da 5, massimo 10 secondi e poi montarli insieme e fare qualcosa di più carino, secondo me. Tutti questi altri valori sono già impostati come raccomandati, infatti vedete che cambiarlo non è raccomandato, ma ovviamente queste interfacce lasciano sempre la libertà di modifica. Se vi genera senza problemi lasciatelo così, se invece volete sperimentare potete aumentare gli step, diminuirli, cambiare il CFG scale. Anche questo valore qui, come diceva lui nella sua repository, si parte da un minimo di 6, ma non è consigliabile cambiarlo a meno che non avete errori di out of memory, ma generalmente dovrebbe andare bene per tutti. La compressione dell'MP4, se lo mettete a 0 non è compresso, se avete dei video completamente neri allora consiglio di cambiarlo da 16, altrimenti volendo si può lasciare così. A questo punto siete già pronti, non dovete fare altro, semplicemente fate Start Generation e osservate cosa elabora. Purtroppo non posso farvi vedere nel frattempo mentre elabora perché comunque occupa tutto l'hardware per fare questa elaborazione, ma quello che avrete davanti è una serie di frame qua in alto con l'elaborazione nel centro. A ogni step partirà da capo, perciò quando vedete l'elaborazione qui che arriva alla fine non ha finito ma riparte da capo e lo fa per 4 volte. Ogni volta aggiunge un pezzo del video, quando arrivate alla fine avrete nell'output il video completo, ma facciamolo elaborare, vi faccio vedere in dettaglio come lo fa. Ed ha finito il video, vedete ci ha fatto questo risultato che è venuto particolarmente bene e voi potete bloccare, fermare, c'è il player qua, ma per vedere meglio ovviamente andiamo nella sua cartella di output. Tra l'altro ha mosso un po' anche le persone dietro, più del solito, ma non aspettatevi niente di particolare perché il movimento maggiore lo fa col personaggio davanti. In output icone grandi, che è esattamente in web UI outputs, e avete tutto l'immagine che gli avete dato e poi vari step di elaborazione fino all'ultimo che dura 5 secondi, oppure i passaggi precedenti che vedete durano un pochettino meno, 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi e poi pian piano quello finale. Se voi lo fermate prima vi troverete solo le parti iniziali. Questo video, per farvi capire, è a 960x416 perché l'immagine iniziale che gli avevo dato è stata croppata a 960x416. Fate conto che è quella elaborata da Flux con la risoluzione 768 se non ricordo male, poi l'avevo aumentata io di 400 pixel per rendere un pochettino più larga e lui cerca di adeguarla alla risoluzione che può andare bene per un U1 video. Se voi aprite poi il prompt dei comandi potete vedere i vari passaggi che ha fatto con le tempistiche. Fate conto che in totale ci avrà messo 8 minuti per farmi questa elaborazione, ma questa tempistica non è esattamente paragonabile a quella di base per un motivo particolare, ovvero se noi andiamo su potete notare che mi segnala il Stage Attention installato, perché su questa web UI, essendo dedicata solamente a questa elaborazione, possiamo installarlo senza troppe difficoltà, al contrario di ConfUI che non è così semplice da mettere su e potreste avere problemi con alcuni nodi, con alcune elaborazioni. Perciò ve lo farò vedere qui, ma non in ConfUI come metterlo. Poi se un giorno sarà integrato in ConfUI, e mi auguro che queste ottimizzazioni vengano integrate tutte senza dover fare tutti sti giri, allora lo vedremo anche su ConfUI. Ma secondo me più avanti anche questi verranno integrati in FramePack senza doverli installare parallelamente. Cosa facciamo? Chiudiamo questo prompt dei comandi. La web UI come sempre sarà lasciata aperta, non cambia nulla perché tanto non ha più connessione col prompt dei comandi suo, ma andiamo sulla sua cartella. Io andrò su quella che ho dizippato qua sul desktop perché la mia, dove ho fatto l'elaborazione, ha già il Stage Attention installato e non potrei farglielo sopra se non disinstallandolo, ma non voglio far pasticci
e magari dover rifare la cartella. Il problema principale qual è? Che se non seguite esattamente questi passaggi o se nella peggiore delle ipotesi comunque qualcosa va male, la probabilità che vi rompa la cartella è molto alta. Quello che vi consiglio io è, in ogni caso dovete tenervi la cartella HF download. Se volete rifare la cartella di FramePack rifatela senza problemi, ma questa tenetela perché sono tutti i modelli e potete passarli da una cartella all'altra. È vero che di zippare sta cartella ci mette tantissimo, però se nell'eventualità peggiore non installa bene Sage Attention e non vi parte più l'elaborazione, potete rifarla rimettendo poi questi modelli qua prima di far partire il Runbat, così lui li trova già dentro e non fa un nuovo download, ma scarica solo quello che manca, che poi saranno quelle piccole cose che servono a far partire tutto. Perciò andiamo su questa qui dizippata che abbiamo sul desktop, esattamente questo zip, mettiamolo via. Ora riprenderò alcune cose che troverete nella descrizione sotto, io me le sono scritte perché sennò a memoria non me lo ricordavo, ed è esattamente questo. Prima di tutto il link che vi ho messo serve per scaricare dei file di Python che altrimenti dovreste recuperare installando proprio Python a sistema. Allora semplifichiamoci la vita e abbiamo già questa cartella qua che trovate appunto a questo indirizzo. Se voi l'aprite avete queste due cartelle, andiamo sulla cartella di FramePack, andiamo in System, in Python, prendete queste due cartelle e le buttate dentro. Non vi chiede di sostituire niente perché aggiunge e basta. Questo zip qui potete buttarlo, non serve più. A seguire dobbiamo aprire il prompt dei comandi e dobbiamo far partire un comando in particolare, ovvero gli dobbiamo dire che col Python che c'è all'interno di FramePack devi installare il Triton versione Windows in questa release in particolare. Ho specificato proprio il Python di FramePack perché se voi fate solo questo comando dal prompt dei comandi lo installa a sistema. Non ve lo consiglio di fare perché non servirebbe a niente, perché poi FramePack non lo vedrebbe comunque. Quello che ci serve è recuperare tutto questo indirizzo. Io l'ho messo come esempio, ma voi dovrete metterlo esattamente come nel vostro. Andiamo sulla cartella e siamo ancora nella cartella Python di prima, ovvero FramePack, System, Python. Qua in alto clicchiamo e copiamo l'indirizzo. Andiamo su prompt dei comandi e fate il tasto destro. Poi facciamo /Python.exe, così lui prende proprio il Python che c'è dentro quella cartella. Torniamo a prendere quello che vi ho scritto in descrizione e copiamo a questo punto solamente questa parte qua. Facciamo tasto destro, lì mi sa che ci ho messo uno spazio in più e ora possiamo dirgli invio. Ci mette un attimo, scarica da internet ovviamente perché deve collegarsi online e scaricare la libreria che gli serve. Ha installato quello che gli serviva. Ora torniamo qua dove eravamo prima, stessa cosa, si copia, si rincolla, sempre /Python.exe, torniamo a copiare la cosa che c'è in descrizione, ovvero questa parte qui, e copiamo questa parte. Torniamo di qua, spazio, incollo, fate sempre attenzione agli spazi e fate invio. Lui si collega online, scarica quello che gli serve, esattamente questa versione, che è proprio in linea a quello che è installato dentro a questa cartella di FramePack, ovvero Python 3.10 con i CUDA 12.6, Torch 2.6 e tutto quello che serve, ma mette un Sage Attention completamente compatibile. A questo punto, se uno si vuole togliere il dubbio se ha fatto tutto giusto, può fare questa cosa. Torniamo su con le freccettine, così facciamo prima e non dobbiamo riscrivere tutto, lasciate solo così e fate invio, così lui apre il Python che c'è in quella cartella e possiamo lanciare questi comandi. Facciamo uno alla volta, fate invio, poi questo, fate invio. Nel frattempo copio già questo. Questi col print daranno un output, dategli tempo un attimo, ok? Quando vengono le freccettine potete inserire il comando, fate invio e risponde senza problemi. Perfetto, adesso qua dovrà darci un output positivo, true, ok, e l'ultimo true anche lui, ok. Tecnicamente è andato tutto perfettamente. Potete chiudere questo e potete avviare il vostro FramePack sempre da run.bat. Io questo non lo avvio perché non ho ancora scaricato i modelli di qua, ma quello che deve mostrarvi è appunto il Sage Attention presente installato. Se non ve lo segnala qualcosa è andato male. Io nella descrizione vi metto anche il comando per disinstallarlo nel caso volete toglierlo, però quello che vi dico con delle prove che ho fatto non basta questo, perché comunque
Facebook mi aveva modificato la cartella. Alla fine ho dovuto rifarla. Come dicevo prima, potete farlo mantenendo i modelli, rifate tutto da capo, così non vi scarica ancora 30 giga. Volendo potete fare anche più cartelle, cioè una col Siege Attention, una senza, e vedete quale delle due va meglio, che risultati vi dà. Però ricordate sempre che poi saranno 30 giga l'una da tenere, anzi 46 giga l'una da tenere. Questa è la versione più semplice per fare i video partendo da un'immagine, soprattutto se dovete fare video con balletti e cose di questo tipo. Bene, abbiamo visto come utilizzare la sua interfaccia e il modello senza avere troppi incasinamenti con interfacce a parte, con ConfUI, con qualsiasi altra cosa che so che può spaventare tantissime persone. Quella è la versione più semplice e più immediata per generare video con FramePack e con una scheda video magari con poche giga di VRAM. Adesso però andiamo sulla nostra cara ConfUI a vedere i workflow che ho creato e come utilizzare i nodi di KJ legati a FramePack. Anche per ConfUI partiamo sempre da GitHub sul nostro caro KJ o anche Jukka Seppänen, il suo vero nome, e abbiamo il solito wrapper fatto da lui per FramePack. Qua sotto parte subito a spiegare cosa c'è da scaricare. Ricordate che è sulla base di un UAN video. Perciò se già generate con un UAN video, molte delle cose le avete. Se non avete mai generato con UAN video, allora ci sono da scaricare dei modelli. Partiamo cliccando questo link che ci porta qua. A noi ci serve essenzialmente il text encoder, ovvero il clip-L, e il Lava-Lama. Qui è disponibile in FP16 e in FP8. Nel workflow io ho considerato di usare quello GUF e vediamo fra un attimo dove scaricarlo. Se voi non amate i GUF e volete usare quello FP16 e FP8, scaricateli da qua. Ovviamente uno dei due, non tutti e due. Torniamo indietro e andiamo in VAE e scaricate anche il VAE di un UAN video. Come dicevo prima, il Lava-Lama lo scarichiamo GUF, e andando a questa pagina sempre di City96, che è il re dei GUF, potete scegliere quale versione scaricare. Partendo sempre dal Q8 si va pian piano a scendere di qualità. Orientatevi soprattutto sul peso, perché è quello che vi fa capire come si sta scendendo di qualità principalmente. Una volta scelto lo mettete in download anche questo. Torniamo sul repository e abbiamo il C-Clip Vision 384 da scaricare. Cliccando qui ci porta alla pagina dove trovate questo file e lo scaricate da qua. Per concludere ci serve il modello vero e proprio di FramePack. Qua sotto abbiamo due alternative, o l'FP8 o il BF16. Ovviamente il BF16 ha una qualità superiore ma ha richieste più alte, l'FP8 è più avvicinabile da tutti. Io vi direi di utilizzare l'FP8, ma se volete provateli entrambi e vedete se riuscite a elaborare anche con questo, che vi ricordo BF16 bisogna avere una RTX 30 a salire, altrimenti non è compatibile. Messi in download tutte queste cose, vediamo dove metterle. Allora, cartella models di ConfUI, abbiamo cartella clip dove mettete il clip-L e il Lava-Lama 3.8b. Io ho messo la versione GUF Q8, ma anche se avete l'FP16 o l'FP8 potete metterli qua dentro tranquillamente. Saliamo su, andiamo in Clip Vision e qui potete mettere il SIG Clip Vision patch 14.384 che abbiamo visto prima. Torniamo su, andiamo in Diffusion Models, qui ho creato una cartellina, dentro FramePack mettete il modello che avete scaricato, in questo caso l'FP8, che vedete sono comunque già 16 giga di modello. Torniamo su e l'ultima cosa è il VAE. Essendo un UAN video, avevo già fatto la cartella nel video precedente, qua ho messo il VAE di un UAN video. Non ho ancora aperto ConfUI perché questo nodo in particolare non so esattamente il motivo, forse perché probabilmente verrà integrato con ConfUI più avanti, come quasi sempre fanno quelli di Confi.org, ma al momento non lo trovate nel manager, almeno io non riuscivo a trovarlo, si trova di un'altra persona ma non di KJ. Di conseguenza siete costretti a metterlo manualmente. E come si fa? Allora, saliamo su, andiamo in ConfUI, andiamo in Custom Notes. Dentro a questa cartella fate qua in alto CMD, vi apre il prompt dei comandi esattamente in questa cartella. Qua sul repository cliccate dove c'è code e qui a fianco fate copy URL to clipboard. Torniamo su prompt dei comandi, fate git clone e date invio. Ovviamente se avete ConfUI e fate tutti questi lavori, Git lo avete già installato. Non vi sto a dire di installare Git perché sarebbe un po' strano avere ConfUI e non avere già installato Git. Una volta che è clonato la cartella, adesso non lo faccio perché ce l'ho già, vi troverete questa cartella qui, FramePack Wrapper.
Non è finita qui perché il manager solitamente da solo installa i requirements, mentre se voi clonate solo il nodo ovviamente non viene fatto questo passaggio, dovete farlo voi. E come si fa? Sempre in descrizione trovate la descrizione del comando da dare. Io me li sono segnati perché a memoria non mi ricordo nulla, ma questo è quello che troverete in descrizione e questi indirizzi ovviamente vanno cambiati in base al vostro computer. Praticamente quello che gli diciamo è: col Python all'interno di ConfUI installi i requirement che trovi a questo indirizzo, perché se voi non gli dite di usare il Python all'interno della cartella, lui li installerà a sistema e non vi serve che faccia questo. Ma andiamo a vederlo in dettaglio. Prompt dei comandi: per capire questa cartella semplicemente andate in ConfUI, Python Embedded. Se voi su Python fate il tasto destro e fate copia come percorso, andate su prompt dei comandi, tasto destro e vi ha già fatto il percorso, ma dovete togliere queste virgolette che vi mette. A questo punto andiamo in fondo e possiamo copiare questo pezzo qui, ovvero sm pip install r. Torniamo di qua, tasto destro per incollarlo, spazio, dobbiamo andare dove ci sono questi requirements, perciò torniamo su, andiamo in custom node, andiamo in frame pack e qua dove c'è requirement fate tasto destro, copia come percorso, torniamo di qua, tasto destro e vi è incollato il percorso. Togliamo sempre le virgolette e vedete che gli dice: allora in questo percorso troverai python.exe, aprilo con questi comandi e installa i requirement che trovi a quest'altro percorso. A questo punto gli date invio e lui parte a installare tutto quello che serve dentro la cartella di ConfUI, non a sistema. E questo è importante perché altrimenti non vi va il nodo, vi fa degli errori. Io ovviamente non lo faccio perché l'ho già fatto, però spero sia chiaro questo passaggio qui che comunque trovate sempre in descrizione. Prima di avviarla però facciamo un update che ultimamente serve ed è quello update _confui.bat che trovate nella cartella update, così vi aggiorna la front-end. Successivamente poi faremo l'update dentro il manager. Fatto questo seguite quello che vi dice, c'è solamente da premere invio nel caso sia necessario e a quel punto avviate il vostro run NVIDIA GPU o il collegamento che vi siete fatti. Siamo adesso su ConfUI e se questa web UI non l'avete mai usata e volete capire come si utilizzi tutto quanto, io ho fatto una guida un po' di tempo fa che effettivamente non è più molto in linea adesso all'interfaccia attuale, anche se comunque i nodi e la gestione di tutto è rimasta abbastanza simile, non si è allontanata così tanto. Per rivedere l'interfaccia di questa guida come l'avevo fatta, che in realtà cambia solo principalmente sulla parte esterna, fate setting e qua fate menu disable e vi ritrovate lo stesso menu che c'era una volta, ma se ricliccate qua dove c'è l'ingranaggino e rimettete top o bottom, tornate a questa impostazione. Altrimenti recentemente ho fatto un podcast con 3 episodi dove la spiego mio amico partendo da zero con questa interfaccia nuova, anche se comunque stanno continuamente cambiando qualcosa, però unendo le due guide sicuramente dovreste farvi un'idea più approfondita di come si usa ConfUI. Detto questo, facciamo sempre il manager e poi facciamo un update all, così vi aggiorna tutto, manager, nodi, ConfUI, tutto quello che serve. Qui vi fa il changelog, leggetelo sempre su cosa è arrivato di nuovo, magari qualcosa che vi può interessare. Io attualmente sono alla 3.30 del 24 aprile e il manager è la 3.31.12. Questo è molto utile saperlo perché magari guardate una guida che ha una versione più nuova della vostra e voi non riuscite a fare certe cose, perché spesso le versioni aggiungono nuove funzionalità che non c'erano prima e che non potete usare con quelle precedenti. Una volta aggiornato tutto fate close e iniziamo a vedere il nostro workflow. Ovviamente se abbiamo fatto tutto giusto, qua deve essere scritto frame pack wrapper che è stato importato senza problemi. Se qua vi dice import failed vuol dire che c'è qualcosa che non va col nodo. Facciamo workflow e facciamo open. Io sono nella mia cartella clonata da GitHub dove metto tutti i miei workflow che uso per mostrarvi le guide. Questo in particolare, essendo comunque sotto un UI video, ho deciso di metterlo nella sua cartella, non ho fatto una cartella a parte frame pack perché è strettamente legato a un UI video e lo trovate qua sotto. Ci sono due versioni, ovvero la versione base image to video e la versione sempre image to video ma first frame last frame, ovvero che gli date un'immagine di inizio e un'immagine di fine per arrivare a un risultato finale.
ma partiamo da quella base che è questa qui e facciamo apri. Come sempre, se non avete i nodi vi farà una lista di quello che vi manca. Teoricamente non dovrebbe mettervi dentro frame pack di KJ perché dovreste averlo già. Se vi segna in rosso anche quello, c'è qualcosa che non va, appunto non ve l'ha importato correttamente, ma per aggiungere i nodi che vi mancano fate manager e fate install missing custom node e qua li selezionate tutti, fate installa e poi riavviate la web UI. Per farvi un'idea dei nodi aggiunti, qua c'è custom node in workflow e vedete quelli aggiunti per far andare questa cosa. Tecnicamente c'è sempre il model manager dove scaricare i modelli, però io preferisco farvi vedere come scaricarli da GameFace, da GitHub, perché più prendete confidenza con questi siti e più riuscite poi a giostrarvi con i problemi quando escono. Se utilizzate ConfUI come fosse un programma installato, vi fermate ai primi problemi e non uscite più. Invece dovete avere sempre il prompt dei comandi sotto mano e guardare cosa sta succedendo, e anche il task manager per capire se la vostra scheda video sta facendo qualcosa, c'è qualcosa che non va, la RAM è troppo occupata, la VRAM viene saturata subito e così via. Questo nodo che ho messo io che mi dice alcuni dei dettagli si chiama Crease Tool e lo trovate in manager custom node e cercate Crease Tool e lo installate, ma non vi dice tantissimo. Io preferisco comunque guardare sempre il task. Questo lo uso per guardare a quanti gradi è arrivata la GPU più o meno. In ogni caso facciamo sempre R sulla tastiera così aggiorniamo i suoi collegamenti e partiamo qua in alto. Purtroppo al momento non ci sono ancora i GUF del modello in sé, perciò anche io ho usato l'FP8. Avrei preferito usare il GUF Q8 magari per riuscire ad avvicinarmi a BF16, ma controllando anche poco fa City96 non ha rilasciato i GUF ancora e non so se li rilascerà. Magari subito dopo, appena pubblico la guida, saranno disponibili. Nel caso allora provate con i GUF. In ogni caso qui caricate il vostro modello di frame pack, base precision mettete BF16 sempre se avete schede video RTX 30 salire, e se avete messo appunto l'FP8 mettete FP8 e 4M3FN che è questa versione di FP8. L'attention mode, come dicevo nella parte con frame pack, io lascio SDPA perché non ho installato Siege Attention o Flash Attention perché è un po' più complesso il discorso su ConfUI e potrebbe creare anche conflitti con altre cose, perciò non voglio fare una guida dove dico come fare una cosa e rischiare di mandare a quel paese la cartella di ConfUI di tanti. Qua sotto abbiamo il caricamento dei clip che, come dicevo, ho fatto in versione GUF per risparmiare un po' di VRAM e RAM quando va in elaborazione, dato che comunque occupa tantissime risorse questa elaborazione. Ma qui potete caricare anche la versione normale se non ricordo male. Scendiamo, abbiamo il VAE di un UAN video che è il suo solito e poi scendiamo ancora, abbiamo l'immagine da caricare. Con questo workflow non dovete preoccuparvi di cosa caricate come immagine perché poi ci pensa lui a sistemarvela in un modo tale che possa piacere a un UAN video come elaborazione. Qua sopra abbiamo il prompt e, come dicevo nella parte con l'interfaccia Gradio, quello che vi consiglio è di fare veramente un prompt semplicissimo. Non andate a dirgli troppe cose perché rischiate che poi vada un po' in confusione e non si muova più di tanto il personaggio. Invece se gli dite solo che cos'è, cosa deve fare, nel modo più semplice possibile avete un risultato migliore, almeno dei test che ho fatto io. Però su queste cose bisogna sempre testare in base alle immagini che si mettono e al risultato che si vuole. Poi abbiamo il caricamento del clip vision, che è quello che vedevamo prima, e passiamo poi all'elaborazione in sé. Qua ci sono molte più impostazioni rispetto all'interfaccia Gradio di LiasVL, però non sono neanche spiegatissime, nel senso che c'è una piccola spiegazione se voi mettete su il mouse e lasciate un attimo, ma questa spiegazione serve poco a niente perché non vi dice come posso aumentarla, come posso diminuirlo. Quello che posso dirvi essenzialmente è questo: il T-Cache è quello che vedevamo prima con FramePack Gradio, se lo attivate migliora tanto i tempi e riduce un pochettino la qualità. Qua un pochettino potete variarlo, sarebbe da variare teoricamente in base alla risoluzione se non ricordo male, però vi direi di base lasciate tutto com'è. Se volete lanciatevi pure in modifiche e fate dei test, ma considerate anche le tempistiche fra un test e l'altro. Continuare a modificare ogni impostazione per vedere se qualcosa viene meglio richiede veramente tantissimo tempo. Quello che può tornarvi utile è il total second length, che è quanti secondi elaborerà. 5 sono già abbastanza secondo me.
se uno vuole lanciarsi in 30-60 secondi, considerate tempistiche comunque abbastanza lunghe per farlo. Il memory preservation è consigliato lasciato a 6. Se avete problemi di qualche tipo provate ad aumentarlo, ma teoricamente anche così dovreste riuscire a generare con schede video da 6 giga. Per il resto il sampler è già impostato su questo valore, ma ovviamente si può anche sperimentare col BH2, e l'embedded interpolation, cioè weight average e linear. Se lasciate sopra il mouse vi spiega più o meno quello che va a fare, però ripeto, sarebbe utile avere una specie di wiki o comunque qualche dettaglio in più che ti aiuta a capire perché dovrei variare un valore o perché ne dovrei cambiare un altro. Altrimenti di tutti questi campi non si modifica niente, si lascia sempre tutto così com'è. Però ripeto, potete lanciarvi a modificare cose e vedere se qualcosa migliora. Poi soprattutto seguendo canali come Reddit magari qualcuno condivide delle impostazioni migliori e si riesce a capire su cosa andare a variare. Fatto questo passaggio c'è sempre il by the code tiled che aiuta tanto con un UN video, e poi passiamo al video combine che vi crea il video a 30 fps. Qui come sempre potete scegliere se cambiare il formato, se farlo in altri modi. Io ho messo quello più utile alle schede video Nvidia, ma se volete potete mettere anche altri formati, addirittura anche GIF. Proviamo a farlo elaborare e vi faccio vedere come lo fa qui con ConfUI. Ok, terminato, vediamo come l'ha interpretata ConfUI. Vi dico la verità, dai risultati che ho avuto mi sembra che FramePack faccia qualcosa meglio, non so esattamente il motivo, considerando che dovrebbero essere proprio le stesse cose utilizzate. Magari qualche settaggio qua è più basso, o forse magari potrebbe essere il clip, ma secondo me il clip non va a incidere così tanto sulla qualità finale di elaborazione, considerando che comunque ho il Q8 come versione, però la maggior parte delle volte i risultati li fa più belli nella versione di FramePack. O magari addirittura nell'altra versione mi sta usando il BF16 invece che l'FP8, anche se mi sembra abbastanza strano considerando quanto va a occupare il sistema quando fa questa elaborazione. Non penso ci sia così poca differenza col BF16 o con l'FP8, che già così mi occupa praticamente tutto. Ma vediamolo nell'output cosa ha fatto. Come sempre la sua cartella, abbiamo il PNG che ricrea tutto il workflow e poi il video. Non abbiamo tutti i video di intermezzo come con la versione radio di FramePack, che magari potrebbero tornare anche utili. Qua invece abbiamo un unico video. Le tempistiche non sono paragonabili esattamente allo stesso modo perché qua non ho Stage Attention installato. Fate conto che di là con FramePack l'elaborazione è più o meno sui 2 minuti, c'è uno scarto di quasi 30 secondi nella migliore delle ipotesi, se no sono pochi secondi di differenza. E considerate che questi sono 5 secondi di video generati. Fare un video da 60 secondi prende veramente tanto tempo. Io uso una 3090, se avete una 4090 ok, ma se già state provando su una scheda da 6 giga non lanciatevi in generazioni da 60 secondi. Vediamo poi il workflow con l'immagine iniziale e quella finale. Stessa cartella di prima, ma è questo qui, FFLF, First Frame, Last Frame, diciamo apri. È praticamente la stessa cosa, l'unica differenza è che avete un'immagine iniziale da mettere e un'immagine finale, e lui farà il cambiamento da una all'altra. Quello che ho scritto qui è che conviene mettere 2 immagini con lo stesso aspect ratio e lo stesso formato per agevolargli il lavoro, in modo tale che non deve fare troppi cambiamenti anche su quel lato. Il resto è proprio la stessa cosa. Proviamo a fargli fare un'elaborazione proprio di test, perché quello che dovete realizzare qui lo sapete voi essenzialmente, o fate 2 generazioni dello stesso personaggio prima e dopo, oppure proprio 2 cose diverse, per esempio un paesaggio che diventa un altro paesaggio e così via. Io in questo caso voglio fare questo test, ovvero da un'immagine delle montagne farlo arrivare direttamente al bosco dentro, tipo qualcosa così. Vediamo se fa qualcosa di buono, lo faccio elaborare. Ok, finito di elaborare, ma vi dico la verità, su questo secondo workflow non ho avuto modo di testare in modo più avanzato, sempre legato al fatto che non spiegano esattamente come utilizzare al meglio tutti i vari nodi e tutte le varie cose, uno si improvvisa. Però vi dico la verità, dai test che ho fatto
non è proprio un first frame, last frame, non si capisce bene perché. Vi faccio un esempio. Questo è quello che ha combinato. Della prima immagine non gliene frega proprio nulla, la salta completamente. Ho cambiato anche questo facendo il weight average, ma non cambia nulla, fa sempre uno schifo in questo modo. Ma quello che mi è sembrato di capire è che questi due campi vanno a influire su questo tipo di elaborazione. Infatti, se lasciate sopra il mouse vi dice che questo campo viene preso in considerazione se mettete un end image, però da capire come impostare questo campo e anche questo qui con l'interpolation, però non mi convincono. Cioè, non è male, perché questo pezzo qua l'ha fatto bene, che si muove con l'immagine, però il concetto di first frame e last frame è che dovrebbe partire da il first frame e poi arrivare all'end frame. Probabilmente sono troppo diversi e ho esagerato io nel fare questa prova, ma volevo testarlo. In ogni caso il workflow ve lo lascio dentro, perché sicuramente ognuno di noi può trovare il senso nei propri workflow e nelle proprie generazioni. Probabilmente qua l'ideale è mettere dei frame che si assomigliano molto con un prompt che li aiuta, e a questo punto si riesce ad arrivare a qualcosa di meglio, però era giusto per farvi vedere una prova. E anche questo comunque prende più o meno le stesse tempistiche dell'altro a generare. L'aggiunta della seconda immagine non peggiora i tempi di generazione. La vera differenza secondo me fra la versione FramePack Gradio e questa di ConfUI è solo che qui potete mettere altri nodi, potete mischiare i workflow, potete fare altre cose, mentre con l'altra versione generate solamente un video e basta. E effettivamente, da quello che ho provato, è più ottimizzato in versione Gradio rispetto a usarlo in ConfUI. Sarà poi da vedere se si riescono a trovare delle impostazioni migliori, soprattutto per questa versione con l'immagine iniziale e l'immagine finale. Una cosa soltanto è che attenzione alle immagini che mettete, come specificavo anche prima, mettetele della stessa risoluzione da subito, perché altrimenti io mi ero dimenticato di sistemarle e vi fa questo errore. Gli errori nel 90% dei casi sono legati alla risoluzione dell'immagine che avete messo, che non gli piace, e in questo particolare caso non erano uguali e lo mandavano in confusione. Perciò ricordatevi questo passaggio prima di farlo partire. Sicuramente la strada più semplice e più facile è quella di usare l'interfaccia di LiasVL con Gradio. È una cosa velocissima, dovete solo fare pochi passaggi, dopodiché mettere l'immagine e generare. È molto veloce, molto ottimizzato, e se aggiungete anche il Sage Attention, come vi ho fatto vedere, le tempistiche scendono ancora. È vero che in questo modo generate esclusivamente il video e non avrete tutta quella libertà che avete poi su ConfUI, però non è detto che questa necessità sia per tutti. Al tempo stesso, per chi chiede di più, ci sono i nodi su ConfUI e la libertà di poter usare questo modello anche nei workflow più avanzati con cose un pochettino più complicate. Ovviamente vi ho fatto vedere la versione base, ma non per forza bisogna usarlo solamente così. Secondo me è più ottimizzata la generazione tramite l'interfaccia Gradio di LiasVL. È molto probabile che più avanti ConfUI integri completamente FramePack e che, come sempre, le generazioni vadano poi ad avvicinarsi completamente. Più che altro l'impressione che ho avuto è che la versione Gradio desse risultati un pochettino più belli. La cosa interessante è che quella versione vi fa più video e avete la possibilità anche di stopparlo mentre sta generando, in modo tale da avere dei risultati anche prima, mentre con ConfUI al momento non è possibile fare questa cosa, dovete lasciarlo finire. Sicuramente è molto interessante il fatto di poter generare anche con 6 GB di VRAM, che sono pochissimi al giorno d'oggi, nonostante Nvidia insista a fare schede video con pochissimi giga di VRAM. Al momento, per fortuna, di nuove non ce ne sono più con 6 giga. Dovremmo essere già a mediamente 20 giga di VRAM per le schede video, però siamo rimasti un po' indietro. Le tempistiche non sono così ottime nella generazione. È vero che si può arrivare fino a 1 minuto di generazione, però considerate che per fare 5 secondi sulla mia col Sage Attention e tutto ci metto fra i 6 e gli 8 minuti più o meno, e non sono pochi per 5 secondi. Considerate questa tempistica proiettata su 60 secondi di generazione video e capite che anche con una 3090 è tantissimo tempo. Però, come dicevo nella guida, se fate un video con più montaggi, fate 5 secondi alla volta e sicuro viene qualcosa di carino. Ricordatevi di iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, così seguite anche i post che metto, magari legati a notizie che non tratto sempre nelle guide o altre cose sempre legate al canale. Ma ricordatevi sempre
che c'è il server Discord dove potete condividere, chiedere, postare problemi, errori, perché qua sotto nei commenti non è possibile farlo, YouTube ve li blocca se mettete una lista di codici, di link e cose varie, che ovviamente diventa abbastanza difficile da gestire dentro ai commenti sotto al video. E se volete supportarmi, ricordatevi sempre che c'è la pagina Patreon dove spesso metto i workflow in anteprima in modo tale da poterli condividere con voi se volete partecipare alla creazione di una guida. Allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!